Eccoci qua, visto che gli scorsi video mi avete sgridato che vi faccio vedere le cose che cucino e non vi do le ricette, oggi ho deciso di rimediare. Allora, qua abbiamo le mele che abbiamo tagliato a pezzi. Come avete visto, questa vuole essere una ricetta veloce, facile, quindi le mele ho lasciato la buccia e tagliate grossolanamente, non è importante, anzi, avere mele di pezzi diversi, di consistenze diverse, può risultare un punto di forza per la torta proprio a livello tattile e gustativo. Allora, ho usato 4 mele come avete visto, poi cosa abbiamo? 300 g di farina, a cui poi andrò ad aggiungere una bustina di lievito per dolci, lo aggiungerò direttamente nella farina. Poi abbiamo 2 uova. Io prendo anche le uova del contadino, mi capita, abito in campagna, quindi per me sono facilmente reperibili. In questo caso vi dico la verità, sono 2 uova del supermercato, uova acquistate in cartone, allevate all'aperto, insomma bisogna un po' fidarsi, però cerco sempre di stare attenta, ecco, e quando riesco vado dal contadino. 160 g di zucchero, io uso solo zucchero di canna. Poi ne useremo anche un pochino di più, dopo vi farò vedere come alla fine della cottura. Questa torta non ha burro, ma perché vuole essere una torta di tutti i giorni per le merende dei bambini, torta leggera, non perché io abbia niente in contrario contro il burro. Quindi usiamo l'olio di semi, mettiamo un bicchiere di olio di semi. Io ho usato in particolare l'olio di semi di girasole e un bicchiere di latte. Noi non abbiamo intolleranze, ci piace il latte vaccino e quindi ho usato il latte vaccino. Chiaramente potete sostituirlo con un latte vegetale. Ecco, non può diventare una torta vegana chiaramente perché ci sono le uova, però se vogliamo stare un po' più attenti alla salute è una torta comunque, oltre che molto facile e veloce, anche molto gustosa e sana soprattutto. Io quando faccio questa torta sono serenissima rispetto a quello che do ai miei bambini da mangiare e anche a me stessa, insomma, e anche a mio marito. Adesso andiamo avanti, vi faccio vedere passo passo. Allora, inizio con mescolare con la planetaria le 2 uova e lo zucchero e piano piano aggiungo la farina con il lievito, li ho mescolati. Le uova e lo zucchero le ho montate ad alta velocità, invece per questa fase ho un po' ridotto la velocità, insomma velocità media.
Scolate bene le mele dall'acqua, mi raccomando, asciugatele se necessario. Io qui non l'ho fatto e infatti poi me ne sono pentita. Nella fretta del video non l'ho fatto, insomma, però scolatele e asciugatele, sennò poi diventa troppo umida la torta, ecco. Qua ho mescolato, diciamo, impasto e mele insieme. Un altro metodo che utilizzo è versare prima tutto l'impasto nella teglia e successivamente mettere sopra le mele. Anche in questo caso preferisco l'altro metodo, qua ho voluto provare questo, però vi consiglio impasto e poi mele. Poi qui spolvero con un po' di zucchero di canna perché così poi verrà tutto un po' caramellato. Inforniamo. Io uso i 160 gradi perché il mio forno è forte, come vedete mi è un po' scappata la cottura, ma diciamo alla mia famiglia piace così. Queste sono delle ciotole che ho lì da un po' perché c'è stato un periodo che usavo quelle zuppe pronte, avete presente, del banco frigo del supermercato. Non buttavo chiaramente questi contenitori, era un peccato, e ho detto va, prima o poi mi serviranno, ed ecco qua che ho avuto l'ispirazione. Li faccio diventare dei vasi, faccio dei buchi alla base perché comunque insomma c'è bisogno. Il cestino bianco che poi vedremo appenderemo fa da sottovaso, ecco, quindi insomma per una questione di acqua e di aria ci devono essere i buchi. Finalmente la primavera, qualche raggio di sole. Il tempo ci sta regalando accenni di primavera. Vedrete nei prossimi video che ci occuperemo sempre più dello spazio esterno, anche del giardino, ritireremo fuori gli arredi, puliamo un po' tutto, i davanzali, il portico all'entrata. Quindi se sono cose che vi interessano, se questi video vi piacciono e vi rilassano, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, che a me fa sempre piacere, insomma è bello anche scambiarsi consigli.
Qui uso l'acido citrico per togliere un po' di calcare, residui di acqua e di pianta, insomma, dal vaso, perché poi metterò una nuova piantina. E se vi interessa un video sugli usi dell'acido citrico, mi piacerebbe farlo, ci sto pensando, fatemelo sapere nei commenti, così vi dimostrerò come lo utilizzo, perché io ne utilizzo veramente tantissimo in tantissimi modi. Bene, io vi ringrazio veramente per aver guardato il video fino a questo punto, spero vi sia piaciuto, spero vi abbia rilassato e motivato nei vostri lavori di casa e di giardino. Iscrivetevi al canale, commentate, lasciatemi un like così capirò che questi video vi piacciono e sarò più motivata a farne altri. Io vi do un grande abbraccio, grazie ancora e buona settimana, buoni lavori di casa. Un abbraccio.